Ci sono luoghi che tutti conoscono, ci sono luoghi che passano inosservati. Autobus, persone, automobili, studenti, migliaia di persone che attraversano questo luogo e che non sanno, che invece nasconde dentro di sé un qualcosa di importante per il mondo del calcio partenopeo. Siamo a Piazza Carità, alle mie spalle. Palazzo Mastelloni, era il 25 agosto del 1926, quando nasceva l'Associazione Calcio Napoli. Facciamo un salto all'indietro, 100 anni fa, quando a Via Toledo c'era un caldo molto forte, il tram camminava, le persone cercavano un po' di refrigerio, i negozi abbassavano le proprie serrande. Eppure all'interno di un balcone al penultimo piano di questo palazzo si stava scrivendo inconsapevolmente una pagina, forse la più importante della storia del calcio napoletano. Napoli veniva dal periodo post-guerra, veniva dalle difficoltà di quel periodo, eppure si cercava di raggiungere il palcoscenico nazionale del mondo calcistico. Il Napoli nei primi anni del Novecento aveva la Naples come squadra, successivamente diventata Internazionale Napoli. Nel 1922 l'Internazionale Naples, ma serviva un qualcosa che identificava la società di calcio. E allora Giorgio Ascarelli, con l'allora presidente Reale, in un balcone in questo palazzo, in un'abitazione di Palazzo Mastelloni, andò alla firma davanti a diverse persone di quello che è lo statuto, la formazione di un organigramma, la nascita dell'Associazione Calcio Napoli. 25 agosto 1926, un giorno dopo, era il 26 di agosto dello stesso anno, il mezzogiorno, con un articolo evidenziava tutti i dettagli, con una foto che è diventata iconica su questo balcone, su quei due balconi, uno striscione posto con la scritta Associazione Calcio Napoli. Non siamo qui a raccontarvi la storia di un campionato, la storia di un momento di passaggio, non siamo qui a raccontarvi un qualcosa che viene dimenticato nel tempo. Siamo invece a raccontarvi la storia di un popolo, la storia di una maglia, la storia di un colore, l'azzurro, la storia di una piazza, Carità, di un indirizzo, la storia di un balcone. A Palazzo Mastelloni, con chi ha scritto pagine importanti sulla città di Napoli, uno dei massimi divulgatori del mondo partenopeo, Angelo Forgione. Angelo, ci ritroviamo in un luogo iconico, un luogo storico, quello dove tutto partì, Palazzo Mastelloni. Che effetto ti fa? Questo è un monumento importante per la storia del calcio Napoli. Beh, per chi si occupa di storia è un'emozione facilmente comprensibile. Palazzo del Settecento, c'è una storia importantissima, c'è una storia di Napoli, ma c'è anche la storia del Napoli, perché in questi locali è partita la storia nazionale del Napoli, che cambia la denominazione proprio in questi appartamenti, il 25 agosto del 1926. Festeggiamo con tutta la città il 1° agosto, festeggeremo chiaramente, ma è chiaro che qui passa una storia e questa storia va raccontata. Come tutte le storie vere di Napoli, io sono sempre in prima linea per questo. È un'emozione fantastica. Eppure, Angelo, questo palazzo è invisibile un po' agli occhi dei napoletani.
Perché merita di essere considerato come uno dei luoghi più simbolo, iconici della città? Ma intanto perché è un palazzo che nasce proprio dal punto di vista cronologico nel momento in cui Napoli torna ad essere capitale, quindi viene edificato su un vecchio palazzo, quindi ristrutturato tra il 1732 e il 1738. Stiamo parlando del momento in cui Carlo di Borbone comincia a far rinascere questa città, che diventa di nuovo indipendente, e quindi dal punto di vista cronologico e temporale ha questo significato. E l'architetto Niccolò Tagliacozzo Canale, che fondamentalmente va recuperato e riconosciuto come l'inventore, insieme a Ferdinando Sanfelice, forse più noto Ferdinando Sanfelice, di quelle che sono le scale aperte ad ali di gabbiano. E i tifosi del Napoli hanno un riferimento ben preciso guardando l'esterno dello stadio San Paolo Maradona, perché dall'esterno si vedono queste scale aperte ad ali di gabbiano che Carlo Cocchia, che costruisce lo stadio, evidentemente recupera dalla storia di Napoli, da Sanfelice e da Tagliacozzo Canale. E qui poi c'è la storia anche del 799 con Luisa Sanfelice, che viene catturata proprio in questo palazzo. Abitava al piano di sotto, si nasconde nella soffitta, quindi più sopra viene catturata e poi portata al patibolo. E poi c'è la storia chiaramente del cambio di denominazione del Napoli, questo allargamento dello statuto sociale di questo club che già esisteva, partito già nel 1906, diventato quello che è nel 1922, e quindi probabilmente, anzi sicuramente possiamo dire che la storia del Napoli parte da quell'ottobre 1922, e il 25 agosto del 1926, proprio in questi locali, evidentemente con tanta enfasi e tanta gioia, si cambia la denominazione sociale per una questione evidente, una questione politica, e chiaramente il CONI fascista, che chiama a disputare il campionato di divisione nazionale in diretta concorrenza con le grandi squadre del nord, quindi con il Milan, l'Inter, la Juventus, la Pro Vercelli, se vogliamo, il Genoa, e lo fa per una questione politica, perché bisogna nazionalizzare il campionato italiano, quindi ci vogliono le squadre delle città più importanti. In quel momento Napoli è la città più popolosa d'Italia, è ancora più popolosa di Roma nel 1926, Roma lo diventerà nel 1931, col censimento del 1931 passerà in vantaggio, e quindi c'è questa storia di questo cambio di denominazione che avviene il 25 agosto del 1926, quindi passa da Internazionale Naples, Internazionale Comunista e Naples sono due nomi che danno molto fastidio al regime fascista. Ascarelli fa un'operazione di italianizzazione, ma io dico ancora di più di napoletanizzazione. E questa napoletanizzazione passa anche attraverso il simbolo sociale, perché pochissimi sanno che l'Inter Naples, i calciatori dell'Inter Naples, erano soprannominati i Poulains, in francese significa puledri. Il simbolo di Napoli era ed è ancora attualmente il cavallo sfrenato, detto Corsiero del Sole per questioni mitologiche, e quindi Ascarelli fa questa operazione di napoletanizzazione, quindi recupera quel nome, quel soprannome, e imprime un logo sociale che è quello del cavallo rampante, cavallo sfrenato in realtà, detto Corsiero del Sole, che poi verrà tramutato dai tifosi in asinello, quindi in ciuccio, perché chiaramente questa squadra non ha grandi capacità né economiche né tecniche, e quindi il primo campionato lo trascorrerà con 17 sconfitte e un pareggio, l'unico pareggio col Brescia, e i tifosi insomma passeranno alla storia per questa traduzione del cavallo sfrenato in asinello. Viene riportata da un quotidiano locale questa battuta, che viene fatta nei pressi di un bar che si trovava nei pressi della Galleria Umberto, e quindi il giorno dopo questa battuta viene riportata da un quotidiano locale e fa il giro di Napoli. Da lì si passa dal cavallo all'asinello, al ciuccio. Quindi questa è la storia. Insomma, il Napoli oggi recupera questa storia e fa la stessa operazione di Ascarelli, se vogliamo, da una napoletanizzazione a una rinapoletanizzazione. Sotto questo balcone passano quotidianamente migliaia di persone, ci sono studenti, autobus, ci sono avvocati, persone comuni che passano per questa strada ma che magari non conoscono, ecco, il luogo, non conoscono l'effetto che fa sapere che qui all'interno di questo palazzo è nata
la storia che noi oggi festeggiamo, dopo 100 anni, per una comunità conoscere il luogo in cui è nata la propria squadra di calcio, quanto è importante, quanto deve essere bello? Beh, io credo che sia fondamentale. La conoscenza della storia aiuta a capire i significati, i simbolismi. Ho parlato del Corsiero del Sole. È chiaro che il ciuccio, per ritornare un po' a questi significati, la necessità di raccontare la storia, è chiaro che il ciuccio è anche un animale nobile, perché insomma Gesù e Maria entrano in Egitto a dorso di mulo, ma lo stesso Gesù Cristo entra a Gerusalemme su un asinello. Quindi è chiaro che va salvaguardato anche quel simbolo lì, ma se consideriamo il perché si passa dal cavallo sfrenato alias Corsiero del Sole al ciuccio, è chiaro che quel ciuccio del Napoli è un simbolo perdente, perché la storia ci dice che quel Napoli perdeva. Oggi il Napoli recupera questa storia perché è un Napoli vincente, quindi questa rinapolitanizzazione ha un significato anche aureo, ha un significato anche nobiliare, e quindi va a mettere da parte i significati poco edificanti di quell'animale, l'asinello, e recupera il significato nobiliare del Corsiero del Sole, che significa sostanzialmente la città capitale e significa anche un popolo indomito, recalcitrante, che scalpita, e quindi significa anche la nostra identità. Per cui è vero che i tifosi si sono affezionati nel corso degli anni alla figura dell'asino, e non voglio sminuire quell'immagine lì, ma bisogna anche capire che cosa significa il Corsiero del Sole. Questo significa raccontare la storia, questo significa raccontare questo palazzo, ma come paradigma di tutta la storia di Napoli, che se non riusciamo a ritirare fuori, a capire nei suoi significati, probabilmente non arriveremo nemmeno a valorizzare l'importanza di questa città, che ha davvero fatto la storia d'Europa e anche oltre, in Occidente, addirittura anche in Oriente, se vogliamo. Piazza Carità è uno dei cuori pulsanti della città di quel periodo. Siamo a 2 passi da Via Toledo. Perché rappresentava una scelta naturale per ospitare la sede poi prima dell'Inter Naples e poi ovviamente dell'Associazione Calcio Napoli? Beh, io credo che questo è difficile da capirlo, ma io credo che comunque era un luogo centrale, era un luogo in cui si svolgeva fondamentalmente la vita della città. C'era già la galleria, che era il luogo deputato alla vita artistica di Napoli, dove c'erano tutte le case discografiche, gli editori, insomma, era un'altra Napoli. E anche qui a fianco, per esempio, c'era una società di produzione cinematografica. L'immagine e la fotografia dell'epoca ce lo dimostra, ma quella è un'altra impronta che ci fa capire che Napoli era, perché Napoli era veramente la capitale del cinema. Poi anche qui interviene il fascismo e sposta tutta la produzione cinematografica che veniva fatta a Napoli, partendo dal Vomero, che era la vera Cinecittà d'Italia, ma arrivando addirittura a Poggioreale, dove c'erano altre società di produzione. Evidentemente qui ce n'era un'altra, c'era la sede, quindi ci fa capire quanto Napoli era ancora il cuore pulsante della cultura italiana. Poi il fascismo trasferisce un po' tutto a Roma, e dal dopoguerra in poi Napoli decade, perché il vero trauma di questa città è stato evidentemente la guerra, il dopoguerra, tutto ciò che è accaduto con io la chiamo invasione, ma insomma chiamiamola come vogliamo, tutto ciò che hanno portato gli americani di buono, ma soprattutto anche di cattivo in questo territorio. Quindi io dico che Napoli da quel periodo in poi non si è più risollevata dal punto di vista morale, e dopo tanto tempo vediamo i barlumi di una rinascita che deve essere però raccontata, capita, e bisogna entrare un po' nella storia di Napoli, come dicevo prima, perché altrimenti poi questa rinascita non sarà mai completata davvero. Associazione Calcio Napoli, 25 agosto 1926, una serata calda, una serata d'agosto, caldo veramente molto forte anche in quel periodo, eppure il calcio italiano si trasformava, si evolveva nel periodo post primo conflitto mondiale. Come cambia il calcio invece qui a Napoli? Perché ci hai raccontato del Naples, dell'Internazionale Napoli, dell'Internazionale Naples. Perché Reale ed Ascarelli decisero di fare un salto in avanti in quel momento?
Beh, perché bisognava affrontare questi squadroni del nord che erano partiti già molto in vantaggio, si erano appropriati del movimento calcistico. La Federazione Italiana Football, FIF, che poi diventerà la Federcalcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, dopo una decina d'anni, nasce nel 1898 e i primi campionati, voi sapete che erano sostanzialmente quadrangolari, si allargheranno a poche altre squadre, ma nascono in quel triangolo industriale, Torino, Genova, Milano, poi si allargano magari al nord-est, arrivano fino all'Emilia Romagna, ma non scendono più giù di lì. E quindi questo vantaggio che le squadre del nord acquisiscono, faccio una parentesi, la apro e la chiudo velocemente, ma chi dice che il Napoli ha meno scudetti della Provercelli, evidentemente questa storia non la conosce, perché la Provercelli vince quei 7 scudetti in un periodo in cui il Napoli, la Roma, insomma le 2 squadre romane, poi saranno la Roma, non partecipavano al campionato dei grandi. Gli si viene data un'opportunità, ma fasulla, pro forma, nel 1912 con la legge Vavassori-Faroppa, che mette in competizione solamente nell'ultimo step del campionato, quindi chi vince il campionato del nord affronta chi vince il campionato del sud, e non è nemmeno un sud allargato, perché è un sud che arriva fino alla Campania, non va oltre, e quindi c'è un vantaggio tecnico ma anche strutturale. E se pensiamo che Edoardo Agnelli entra nel calcio con la sua Fiat e dà la possibilità ai suoi operai nel dopolavoro di allenarsi, quindi sono i primi riflettori sui campi, allenarsi di sera, capirete questo cosa significa, ecco perché poi la Juventus comincia a vincere. Quindi dicevo la Provercelli vince quei 7 campionati quando il Napoli e la Roma non avevano la possibilità di lottare, quindi non è a demerito delle squadre del sud, di Napoli e di Roma, ma è a demerito delle squadre che competevano con la Provercelli, che perdono quei campionati, quindi Milan, Juventus e Inter nella fattispecie. E quindi si arriva al 1926 quando la legge, diciamo, chiamiamola legge, ma insomma una riforma che si chiama Carta di Viareggio, voluta dal regime fascista, mette dentro queste squadre delle città più popolose, Napoli e Roma. E quindi c'è bisogno di capitali, non è più possibile andare avanti in maniera così amatoriale come si era fatto fino a quel momento. E quindi Emilio Reale, che proprio da questo balcone poi si affaccia in quella bagnetta e parla con Ascarelli, chiede di mettere più capitali. Ascarelli era un uomo molto facoltoso, ricco, quindi nel 1925 gli cede la proprietà del Napoli. Ascarelli promette investimenti in nuovi capitali, l'impatto con il campionato, questa divisione nazionale è molto molto duro, ho detto 17 sconfitte e un pareggio. Ascarelli si dimette, ma poi viene convinto a ritornare e resterà fino alla sua morte prematura, ma non lascerà senza aver costruito lo stadio a Rione Luzzatti, quindi si comincia a avere un embrione di una società modello, addirittura talmente modello che quello stadio è il primo stadio di proprietà di un club, e quindi questo ci fa capire come poi si svilupperà da quel momento in poi il movimento locale rispetto al movimento nazionale. Si identifica Ascarelli come il primo presidente, in realtà prima di Ascarelli c'era Reale, Ascarelli, li hai citati. Che eredità lasciano al popolo partenopeo, alla tifoseria partenopea? Lasciano una grandissima eredità, perché soprattutto Ascarelli, ma non meno Reale, chiaramente Reale è stato raccontato poco nella storia del calcio Napoli, Ascarelli molto, ma molto di più, passa addirittura come primo presidente, ma chiaramente la storia l'abbiamo raccontata, quindi si può capire anche questo percorso e trascorso. Ascarelli chiaramente fa questa operazione di cui parlavo prima, la napoletanizzazione di questo club, gli dà un'impronta molto identitaria. Quale impronta più identitaria si può dare a un club calcistico se lo chiami Napoli e se gli dai come emblema il Corsiero del Sole? Ribadisco, la rinapoletanizzazione che viene fatta oggi dal club di De Laurentiis ripete quel percorso ed è da elogiare, perché si va in quella direzione lì, cioè la napoletanizzazione, perché questa è una città molto identitaria, è la città più identitaria d'Italia, forse la città più identitaria d'Europa. Va da sé che le due entità, quella cittadina e quella calcistica, si sovrappongono in maniera molto aderente, e quindi significa dare un'impronta identitaria anche alla squadra di calcio e ai suoi tifosi, che si sentono evidentemente talmente identitari
da non dividersi in più fazioni, se non addirittura nella necessità di creare polemiche, magari si dividono sul presidente, sull'allenatore, ma non sulla squadra di calcio. Ecco Angelo, quanto contava? Tu hai detto nome Associazione Calcio Napoli, 1926, era un periodo particolare, ma quanto contava avere una squadra che portasse esplicitamente il nome della città? Beh, era importantissimo. All'epoca Per il già contesto esistevano, storico, no? Anche. assolutamente, all'epoca già esistevano Juventus, Inter, Milan, che non portavano i nomi delle città. Sì, il Milan portava il nome della città, ma in inglese, e quindi questa operazione che fa il Napoli di italianizzazione, che anticipa sostanzialmente fa quello che era giusto fare per questo territorio, e tu porti nella divisione nazionale il nome della città, non porti il nome di quel club che si chiamava Inter Naples, che dava quella sensazione di napoletanità, ma era una sensazione di internazionalizzazione di un territorio che invece ancora oggi, forse anche più di prima, rivendica la propria identità, la propria autonomia rispetto a quella che è un'autonomia nazionale, a un'identità nazionale, che probabilmente non esiste. L'identità nazionale è molto fragile, flebile, l'identità napoletana invece è molto forte, quindi portare nel campionato di calcio, allora come oggi, oggi come allora, il nome di Napoli significa avere piena percezione delle proprie origini e della propria identità. La fotografia con la scritta Associazione Calcio Napoli, il balcone lì presente, ti giri all'interno e scorgi la tavola dove furono firmati i documenti, lo statuto, la nascita di quello che oggi i napoletani festeggiano. Ecco, cosa si è tramandato in quel momento in maniera inconsapevole per una città intera, per una tifoseria intera, anche per una nazione intera, perché Napoli, che è campione d'Italia, dimostra che da quel momento in poi nasce un qualcosa che si ricorderà ovviamente nella storia. Io nei documenti dell'epoca, quindi ritagli di giornale, anzi articoli di giornale che ho letto all'Emeroteca Tucci, mi sono reso conto che all'epoca di calcio si parlasse veramente poco, quindi le cronache erano molto superficiali, quindi all'epoca non c'era la grande passione calcistica che c'è oggi. All'epoca magari era più importante il ciclismo che non il calcio, il football. E l'eredità è proprio questa, cioè aver anticipato la napoletanizzazione, aver capito che questo territorio andava in una direzione che poi ha preso in seguito tutta la nazione, cioè la futura passione calcistica che si è sviluppata. Probabilmente al nord era già partita, qui a Napoli, qui al sud doveva ancora partire, forse faticava, magari era già partita, ma faticava a carburare. Quindi l'eredità è proprio questa, cioè aver voluto cavalcare l'onda del nazionalismo, quindi aver ottemperato a quelle che erano le volontà del fascismo, ma io credo che Ascarelli lo abbia fatto anche con molto piacere, non sia stata una coercizione da parte del regime. Evidentemente Ascarelli sapeva che questa città stava cominciando ad appassionarsi al calcio in maniera spasmodica, e del resto poi quello che è successo dopo, con la questione del Corsiero del Sole che diventa ciuccio nel corso del campionato, il primo campionato disputato in diretta competizione con le squadre del nord, ci fa capire che evidentemente i tifosi napoletani erano già molto accesi, focosi, e quindi anche il fatto di aver riportato quella battuta su un quotidiano locale e aver dato inizio a quella questione, a quella leggenda del ciuccio, significa che evidentemente la passione in quel momento stava partendo, quindi è l'origine di questa grande passione che viviamo ancora oggi, che attanaglia, che ingloba un po' tutta la città. Difficile trovare un napoletano che si disinteressi totalmente alle questioni calcistiche, dai più piccoli ai più grandi. Anche a chi non è interessato al calcio fa molto piacere se il Napoli vince, perché rappresenta l'identità cittadina. Angelo, concentriamoci per un istante sul Corsiero del Sole. Raccontaci qualche segreto, qualche aneddoto che ritrae quel logo che è sostanzialmente il primo alla memoria di ogni tifoso. Beh, dobbiamo partire dal perché quel cavallo sfrenato è il simbolo di Napoli. Lo diventa, probabilmente lo era già prima, ma lo diventa nel 200. Si racconta, questo poi è da verificare, ma insomma la leggenda racconta che
il figlio di Federico II, Corrado IV di Hohenstaufen, venisse respinto dai napoletani. Alla morte di Federico II i napoletani non riconoscevano più questa famiglia come i dominatori di Napoli, quindi Corrado IV comincia a lottare contro i napoletani per prendersi una città che sostanzialmente era appartenuta al padre, e dopo molti anni di conflitto inventa un escamotage, scava un tunnel sotto le mura della città ed entra nel cuore di Napoli. Quindi nel cuore di Napoli cosa c'era? C'era questa statua di bronzo, questo cavallo in posizione sfrenata, che si trovava là dove oggi c'è il Duomo, e quindi mette dei freni, delle briglie a questo cavallo di bronzo, facendo incidere una frase in latino che diceva che il giusto re di questa città aveva messo delle briglie, quindi dei freni, al popolo indomito. Quindi diventa il simbolo della città proprio perché rappresenta la fierezza del popolo napoletano che si ritiene proprietario, tra virgolette, del territorio. Da lì diventa simbolo di Napoli come cavallo sfrenato, perché chiaramente chi racconta le storie della città lo racconta come cavallo senza freno, al quale vengono messi i freni. Nel 600 poi viene raccontata una storia diversa, perché evidentemente degli archeologi fanno degli studi lì dove si trovava il cavallo, che chiaramente poi è scomparso, anche quello è un mistero, non si sa che fine abbia fatto. Qualcuno racconta che sia stato fuso per farne campane del nuovo Duomo, e quindi questi archeologi che avrebbero ravvisato la presenza di questo cavallo di fronte a quello che era il tempio di Apollo. I greci, quando fondarono Napoli, costruirono effettivamente un tempio in quel posto lì, là dove oggi c'è il Duomo, il tempio di Apollo. Apollo era il dio del sole, e quindi noi sappiamo che Apollo girava il cielo con un carro, trasportava il sole con un carro. Questo carro, il carro del sole, era trainato da dei cavalli, 4 cavalli, e quindi gli archeologi associano dal punto di vista mitologico questo cavallo al tempio di Apollo, da cui il corsiero del sole. Quindi siamo in un periodo che va dal 200 fino al 600, che passa dal corsiero, quindi dal cavallo sfrenato, alla denominazione di corsiero del sole. Questo corsiero viene impresso in tutti i palazzi nobiliari, lo troviamo un po' dappertutto, lo troviamo oggi nello scalone di Palazzo Reale. A destra c'è il cavallo, a sinistra c'è la trinacria a rappresentare il regno delle 2 Sicilie, lo troviamo sul ponte di Via Chiaia, lo troviamo alla Reggia di Caserta in quelle che sono le allegorie del regno delle 2 Sicilie, quindi questo cavallo sulla testa del regno che rappresenta la città turrita. Anche lì c'è, in braccio al regno c'è la trinacria, quindi è la rappresentazione della città capitale, ma è anche la rappresentazione del territorio del regno di Napoli. Quindi resta ancora oggi come emblema, lo è tuttora, è passato dal simbolo della provincia al simbolo della città metropolitana, e quindi non poteva restare nascosta questa storia che il club di De Laurentiis ha recuperato, ha recepito e ha voluto recuperare, facendo un omaggio tanto alla storia del Napoli, ma tanto alla storia di Napoli, riportando su questo scudetto della maglietta del centenario un riferimento al primo stemma, quindi al Corsiero del Sole. Mi sembra un'operazione, come dicevo prima, come l'ha fatta Scarelli, di napoletanizzazione, a una rinapoletanizzazione veramente lodevole, alla quale io plaudo e faccio i complimenti. In molte città europee i luoghi di fondazione dei club vengono valorizzati con percorsi, con targhe. Qui con Palazzo Mastelloni questo non è accaduto. Che cosa ti senti di consigliare alla Napoli, che deve valorizzare un monumento, perché di questo stiamo parlando, così importante a livello calcistico? Beh, questo è paradigmatico. Ci sono molti palazzi di Napoli in cui c'è storia, in cui veramente le mura sono pregne di storia, abitazioni di leopardi, sconosciute ai quartieri spagnoli, insomma situazioni che potrei elencare a lungo, non la finiremmo più, ma questo palazzo è paradigmatico perché chi passa qui sotto non conosce neanche la storia di Luisa Sanfelice, dell'architetto che ha realizzato questo palazzo, quando è nato questo palazzo,
e fa anche un po' dispiacere vederlo in condizioni non proprio edificanti per quella che è la storia di questo edificio. Quindi, ripeto, il paradigma di una città che non sa leggersi, che non sa riconoscersi e che se sapesse farlo evidentemente scoprirebbe tante storie, così come faccio io nei miei libri, cercando di restituire un'identità più aderente alla grande storia di questa città e di questo popolo che ha fatto veramente breccia nelle vicende d'Europa, ma questo ce lo riconosce l'UNESCO, perché se l'UNESCO dice che questa è città patrimonio, il centro storico patrimonio dell'umanità, tra l'altro il patrimonio più largo, più vasto d'Europa, e lo dice perché questo patrimonio è rimasto intatto, cioè il tessuto delle strade di Napoli, del centro antico di Napoli, ripercorre il tessuto antico costruito, realizzato dai greci, quindi è l'unica città in Europa che conserva ancora le tracce delle sue origini. Non l'ha fatto Atene, non l'ha fatto Roma, non l'ha fatto le grandi città della storia d'Europa, lo ha fatto Napoli, e quindi se l'UNESCO riconosce questo, ma noi non sappiamo che l'UNESCO lo riconosce e noi non lo sappiamo riconoscere, evidentemente c'è un problema che dobbiamo evidentemente e necessariamente riconoscere e risolvere. Angelo, da questo balcone, guardando di sotto le tante persone che passano e che inconsapevolmente non sanno dell'importanza di questo palazzo, che cosa gli diresti? Gli direi di aprire libri, di studiare anche appassionatamente la storia di Napoli, perché la storia di Napoli è un po' come un romanzo, quindi se oggi i romanzi vanno per la maggiore in libreria, forse sarebbe il caso di interpretare la storia di Napoli come un romanzo, perché è piena di situazioni interessanti, di scoperte che raccontano quanto Napoli, come dicevo prima, ha fatto storia. E molte volte io mi ritrovo a raccontare tanti di questi aneddoti e sai, anche chi non è di Napoli, ma anche i napoletani stessi a volte riprendono questi aneddoti anche con ilarità, sostenendo che è impossibile che Napoli abbia fatto così tanto, addirittura quasi tutto. E io invece, documenti alla mano, poi smentisco tutti perché i documenti parlano, quindi quando si portano degli argomenti bisogna sempre portare argomenti e soprattutto documenti. Con i documenti si diventa intoccabili. E la storia del Corsiero del Sole, della storia del Napoli, che per anni io ho raccontato, anche prendendomi dell'improperio, insomma, sbertucciato dagli stessi tifosi del Napoli, perché l'ho ripetuta nel corso di 10-15 anni, però poi la dimostrazione è che alla fine questa storia viene recepita da chi doveva recepirla, cioè lo stesso club, e quindi questa storia poi diventa di dominio pubblico. Oggi si racconta che il Napoli non è nato il 1° agosto 1926, è nato prima, e addirittura questa data del 1° agosto è una data insignificante. La data vera è il 25 agosto, la festeggeremo il 1° agosto perché come Gesù Cristo viene festeggiato il 25 dicembre, ma non è certo che sia nato in quella data lì. Lo facciamo volentieri perché è diventata una data di affezione per i tifosi napoletani, ma è importante anche recuperare la storia, essere consapevoli, e questo significa, come per tutte le questioni della storia di Napoli, significa recuperare la propria storia, le proprie origini, la propria identità. Quindi inviterei a recuperarlo, ma leggendo la storia di Napoli come un romanzo, perché di questo poi alla fine si tratta, sapendo che poi alla fine non è un romanzo, ma è pura realtà. Napoli, riconducibile a questa società, nasce nell'ottobre del 1922. Non c'è una data precisa. Io sono andato in emeroteca proprio qui. Ho sfogliato tutti i quotidiani dell'epoca
Non c'era. Sono arrivato all'ottobre 22, tra l'altro era un periodo un po' particolare, da lì partiva la marcia su Roma, quindi Certo. nasce proprio in quel preciso periodo lì. E poi arriva al 1926 che cambia denominazione, perché all'epoca nasceva come Internazionale Naples, fusione di due squadre nel 1922, che poi erano due squadre in realtà nate nel 1906 entrambe, cioè erano un'unica entità. È una storia molto molto particolare, perché si potrebbe arrivare al 1906. Nasce il Naples dagli inglesi, gli inglesi portano Certo. il calcio su tutta la dorsale tirrenica, no? Certo. Lo portano anche a Napoli, quindi nasce questo Naples Football Club. Quindi arrivano questi inglesi, portano il calcio su tutta la dorsale tirrenica, anche a Napoli. Nasce questo Naples Football Club. Inglesi e italiani, i fondatori, che nel 1911 si separano. Quindi nascono due società in quel periodo lì. C'è il Naples originale e l'Internazionale Napoli. Internazionale ovviamente perché erano tutti soci stranieri. Queste due società si ricongiungono nel 1922 per evidenti problemi economici. All'epoca fare calcio era difficilissimo, ancora più difficile di quanto non lo sia oggi. E quindi nel 1922 in realtà c'è un ricongiungimento e nasce questo Internazionale Naples, abbreviato in Inter Naples. Capirà che Internazionale Comunista e Naples, che è un nome inglese, è un nome che dà fortemente fastidio al fascismo. Fascismo che vuole il Napoli in competizione con le squadre del nord, competizione diretta. Quindi nel 1926 la Carta di Viareggio, che viene istituita il 2 agosto del 1926, ingloba la squadra di Napoli e due squadre romane, che poi l'anno dopo si fonderanno e nascerà la Roma, e quindi c'è un cambio di denominazione sociale, non c'è una fondazione. Questo cambio avviene proprio in queste stanze, in questi appartamenti qui, quindi siamo nella storia, in questi balconi. Io non sapevo questo. Sapevo che questa casa, questa abitazione era stata la sede dell'Associazione Calcio Napoli, perché una mia amica mi regalò questa bella foto, che poi lei conosce ovviamente, che proviene dall'archivio fotografico parisio. Ecco, a questo proposito c'è da dire che questo benedetto archivio parisio, che è praticamente inaccessibile oggi, è una tragedia per Napoli. Se uno pensa che a Firenze c'è la foto Alinari, che lei va e può visitare, può vedere tutto, eccetera. E qua noi abbiamo questo tesoro nei locali del colonnato di Piazza Colonnato, e quindi insomma voglio dire è una cosa assurda, incredibile. No, ma io mi premeva chiederle una cosa, non so se lei è esperto anche del Napoli, di calcio proprio. Anche, certo che sì. Questa storia della nascita del Napoli, Inter Naples e poi Associazione Calcio Napoli, era inquadrata e avveniva ancora in quell'epoca felice del calcio delle strapaesane, in cui le squadre di una città avevano il vincolo di tenere tra i suoi calciatori solo calciatori di origine della regione. Come dicevo prima, il calcio all'epoca era assolutamente amatoriale, quindi acquistavi calciatori, no, li ingaggiavi sul territorio. L'esempio è Attila Sallusto, no? Che viveva qua a Napoli, chiaramente non era di origine napoletana, era di origine uruguaiana, però viveva a Napoli e quindi viene tirato dentro da Emilio Reale, il primo presidente, perché poi c'è questa cosa da raccontare. Emilio Reale è il vero primo presidente, non Ascarelli. C'è una vignetta che magari adesso le mostro, molto interessante, riguarda proprio questi due balconi. Emilio Reale cede la proprietà di questo Inter Naples a Giorgio Ascarelli nell'estate del 1925, quindi Ascarelli è già presidente del Napoli da un anno rispetto a quanto si racconti oggi. 1926 è la data di cambio di denominazione, allargamento dello statuto, tra l'altro 25 agosto, non 1 agosto. Ha visto mai questa vignetta in cui c'è
Da questa parte, proprio su questo balcone, c'è Emilio Reale. Scarelli che dice: non vi sembra, Cavalier, che sia il caso di comprare nuovamente la tabella? Reale, andiamo avanti, commentato queste fuoche paglie. Esattamente. Mostra evidentemente i problemi economici dell'epoca, no? Quindi Emilio Reale che cede a Scarelli perché è più facoltoso, ma Certo, questa squadra non bellissimo. riesce a decollare, quindi evidentemente, da quanto si deduce dalla vignetta, questa tabella si era un po' deteriorata e Ascarelli chiedeva di farne una nuova. Reale dice: è meglio che aspettiamo un po' perché sta squadra non decolla, forse è meglio che ci nascondiamo. Quindi probabilmente non c'era questa volontà di ostentare la proprietà di questo club, ma insomma siamo in un posto veramente emblematico e mi immagino il corpulento Reale che dialoga con Ascarelli al balcone a fianco, veramente molto suggestiva come cosa. Sì. Beh, questi sono documenti importanti, cioè questa fotografia è veramente, c'è sotto, c'è pianoforti Sivo, Sì. oggi c'è Napolitano, quindi Credo che sia la stessa ditta, diciamo. un cambio di proprietà. Ereditato attraverso la famiglia probabilmente, ma non lo so, non ho chiesto a Marco Napolitano che... La statua di Carlo Poerio, che adesso è stata, insomma all'epoca, negli anni 30 fu spostata a Chiaia, ma questa piazza all'epoca si chiamava Piazza Poerio, rinominata Piazza Poerio, anche se poi dai articoli dell'epoca, l'articolo che riportava la riunione del 25 agosto, lo dice chiaramente, è convocata nelle quali di Piazza Carità, la riunione che dovrà decidere il cambio di denominazione sociale della squadra che si appresta a disputare la divisione nazionale. Quindi evidentemente all'epoca sì, era chiamata Piazza Poerio, ma i napoletani continuavano a chiamarla Piazza Carità. Ancora oggi la chiamano piazza, nonostante sia la denominazione. Salvo d'acquisto però è l'altra parte, questa è ancora Piazza Carità. La delimitazione è proprio la strada di via Toledo che divide Piazza Salvo d'acquisto a Piazza, ma sono i tanti... Vabbè, tanti. Ma lo stesso Napoli all'epoca cambiò il nome da Inter Naples ad AC Napoli, ma le cronache sportive continuarono a chiamarlo Inter Naples, quindi questa dimostrazione del fatto che la squadra è arrivata molto prima. I nomi resistono e persistono. Assolutamente. Anche via Roma, via Toledo, la storia è la stessa. Che ricordi ha di questo ambiente? Da quanti anni è qui lei? Io so dal 90, quindi 1900. sono passati la bellezza di 36 anni. 36 anni. Sì. E insomma sono stato bene, poi a un certo punto però ho cominciato a soffrire per questi 60 gradini che si devono salire per rientrare a casa. Allora questo mi era diventato una barriera insormontabile anche dal punto di vista sociale per me, no? Volevo uscire la sera qualche volta dopo cena, ma che non c'è ascensore qui. Che non c'è ascensore. Quindi si continua a salire gli scaloni del 700. Rovinati perché erano fatti di piperno. Il piperno è una roccia piroclastica che non è dura come la lava, quindi se lei lo mette sul piano di calpestio e quello si deteriora, e difatti i gradini sono molto deteriorati. E conosceva questa storia? Quando è venuto qui sapeva? Quando è venuto non lo sapevo. Poi ebbi come coinquilino, qui di fronte a me, un certo avvocato Rita Iaccarino, una persona molto per bene, squisita, intelligente, socievole, e questo mi regalò questo. Dice: ma tu lo sapevi che qua questo posto ha ospitato l'associazione Calcio Napoli? No, non sapevo niente. E come mai? Sono andato a vedere. Però non sapevo comunque che era stata fondata in questa casa l'associazione Calcio Napoli, quindi mi ha fatto molto piacere che il dottor Passante mi ha una telefonata con cui ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati. Lei è tifoso? È tifoso? Sì, tifoso, moderatamente tifoso, insomma, non sono scalmanato, ecco, perché purtroppo oggi la tifoseria è diventata molto...
ci sono picchi ed eccessi. Eccessi Ma inaccettabili. nel corso di questi 36 anni qualcuno è venuto a bussarle No, per chiedere mai, questa mai, storia. mai. Quindi siamo i primi. Siete i primi. Ah, Questa storia era ignota alla Napoli generalizzata e come ho detto anche a me fino a una decina d'anni fa, quando mi fu regalato questa fotografia. L'edificio era più noto per aver ospitato Luisa Sanfelice, insomma, è uno edificio storico noto. assolutamente, assolutamente. Napoli, lo scalone bellissimo, eccetera. Beh, è una storia molto Questa affascinante. è una bella storia. La ringrazio per questa Bella chiacchierata perché carità. parlare con chi oggi occupa questi locali Sì, sì. e raccontare la storia degli ultimi 36 anni, insomma, Sì, sì, sì. è comunque un Ripeto, bel documento. ripeto, è una storia ignota completamente, perché anche quando ho detto a qualche amica, sai, qua dentro è stato, ma Nessuno lo veramente sapeva. nessuno proprio. Beh, ci vogliono i topi della storia come il Sì, sottoscritto come per lei, far venire fuori. Covare, vabbè, questo è bello, lei ha un merito notevole nell'aver messo a luce questa storia, in luce questa storia. Dobbiamo rivalutare un po' tutta la storia di Napoli, non solo quella del calcio no, Napoli, ma insomma il Napoli poi si sovrappone e viceversa alla storia della città, quindi E poi la città facciamo questo lavoro. è nota per essere il tutto e il contrario di tutto, per queste le contraddizioni che vive anche attualmente, no? Insomma, Professore, io la ringrazio, per carità, è stato un piacere Finisco mio. il mio caffè che lei gentilmente mi ha È stato offerto. molto gentile a farmi questa intervista e a scovare questa notizia storica importante per Napoli alla fine. Insomma. Grazie, grazie. Le grandi pagine della storia non nascono sempre nei luoghi del potere, talvolta prendono forma in una stanza silenziosa, tra mura che il tempo continua a custodire con discrezione. A Palazzo Mastelloni, il 25 agosto 1926, prese vita un'idea destinata a superare i confini dello sport. Da quell'atto di fondazione nacque l'Associazione Calcio Napoli, una realtà che nel corso dei decenni avrebbe accompagnato la storia della città, riflettendone le speranze, le difficoltà, le rinascite e l'orgoglio. Oggi queste stanze non raccontano soltanto la nascita di una squadra di calcio, raccontano il legame profondo tra una comunità e uno dei suoi simboli più riconoscibili. Perché il Napoli è diventato parte dell'identità collettiva di una città che attraverso il calcio ha saputo esprimere il proprio carattere e la propria appartenenza. Custodire luoghi come questo significa preservare una memoria che appartiene a tutti, non solo ai tifosi, ma a quanti riconoscono nel patrimonio storico la testimonianza di un passato capace di parlare ancora al presente. Palazzo Mastelloni resta così una pagina di storia incisa nella pietra, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, mentre il racconto, iniziato il 25 agosto 1926, continua ancora oggi negli stadi, nelle piazze e nel cuore di milioni di persone. Perché prima dei trofei, prima delle vittorie, prima delle grandi imprese sportive, c'è sempre un luogo da cui tutto ha avuto inizio. E per il Napoli quel luogo è qui.